Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sull'amministrazione di Office 365 in cui andremo a vedere come creare un contatto. Sarà una lezione velocissima, come hai già potuto vedere durante la presentazione delle diapositive, ma non meno importante delle altre perché anche in questo caso andremo a vedere come utilizzare una funzione in Office 365 molto utile per la gestione aziendale, e cioè quella di creare dei contatti che saranno dei soggetti diversi sia dai membri che dagli ospiti, ma che come i membri e gli ospiti, per esempio, potranno essere utilizzati nelle liste di distribuzione, quindi nelle caselle di posta elettronica condivise che saranno oggetto di una lezione successiva. Quindi apriamo la tendina utenti, qui abbiamo la lista degli utenti attivi che abbiamo già visto tante volte, e qui abbiamo i contatti, gli ospiti poi li vedremo nella lezione successiva. Quindi clicchiamo su contatti, ci si apre la lista dei contatti che adesso è vuota e andiamo a cliccare su aggiunta contatti. Ti faccio notare che anche in questo caso non ripeteremo le operazioni per non essere ridondanti, così come abbiamo visto nella lezione precedente che si possono aggiungere simultaneamente più membri. Anche per quanto riguarda i contatti è possibile fare la stessa cosa da questo pulsante, nello stesso modo. Quindi andiamo a vedere come aggiungere un contatto. Clicchiamo su aggiungi contatto, apriamo subito anche la tendina, il menu sottostante, andiamo a espandere la tendina e vediamo che ci sono da inserire queste semplici e poche informazioni per creare il nostro contatto all'interno dell'organizzazione. Quindi andiamo a scrivere il nostro contatto, Jennifer Williams. Il display name lo compila automaticamente, ma ovviamente, come già detto, nel caso dei membri si può andare ad aggiungere qualcosa, essenzialmente un acronimo, perché poi questa persona possa essere identificata in modo chiaro all'interno dell'organizzazione, perché domani dovrà essere chiaro chi andiamo a inserire, per esempio, all'interno di una lista di distribuzione. Diciamo che ci va bene così, Jennifer Williams. Andiamo a creare la mail, anzi andiamo a inserire la mail di Jennifer Williams, quindi facciamo incolla, mettiamo questa sarà la sua mail a cui riceverà l'invito per entrare a far parte dell'organizzazione come contatto. Poi qui ci dà la possibilità Office 365 di nascondere questo contatto dagli indirizzi mail dell'organizzazione, cioè chi avrà la possibilità di vedere gli indirizzi mail dell'organizzazione. Se qui l'amministratore ha detto che questo contatto deve rimanere nascosto, questo contatto non sarà visibile a quella persona, pur avendo i poteri di visionare coloro che fanno parte degli indirizzi mail dell'organizzazione. Poi andiamo a scrivere un nome di fantasia per l'organizzazione, T Company 2000 New York, il numero di telefono fisso, il numero di telefono mobile, il numero di fax. Diciamo che si tratta di una società di sviluppo software. Che ha questo sito che ha questo indirizzo che si trova a New York, nello stato di New York. Questo sarà il codice postale e qui andiamo a inserire il paese
Stati Uniti. Una volta inseriti tutti questi dati, possiamo andare a cliccare su aggiungi e le operazioni sono già finite. Quindi abbiamo aggiunto questo contatto che ora, come si può vedere, ci compare nella lista dei contatti. Qui ci dà subito la possibilità di fare altre cose già in questo momento, cose che ovviamente potremo fare anche in un momento successivo, di aggiungere altri contatti oppure di andare a modificare il contatto che abbiamo appena inserito. Quindi lo possiamo fare da qui, la modifica, oppure se ci accorgiamo che abbiamo inserito qualcosa di diverso da quello che avremmo voluto, oppure in un momento successivo possiamo andare a cliccare qui sul nome, ci si riapre la scheda di Jennifer Williams e possiamo andare a modificare delle cose. Possiamo per esempio modificare i contatti, andare a modificare il numero di telefono fisso, mobile. Possiamo andare soprattutto, cosa ancora più importante, alle impostazioni. Quindi per esempio possiamo andare a editare le impostazioni su Exchange, possiamo dire che mentre precedentemente avevamo detto di non nascondere questo contatto dagli indirizzi, dalla lista degli indirizzi mail dell'organizzazione, possiamo andare a dire ora di dire di sì, nascondilo dalla lista degli indirizzi mail dell'organizzazione. Così come ancora potremmo andare a dire di fare delle modifiche a tutto ciò che abbiamo inserito precedentemente. Quindi, come hai potuto vedere, questa è stata una lezione molto veloce quanto semplice, però anche in questo caso abbiamo illustrato una funzione molto importante, perché si possono creare tutta una serie di contatti all'interno dell'organizzazione che ci servono per esempio per fare delle comunicazioni mail, ma che non devono essere nemmeno ospiti all'interno dell'organizzazione, perché non devono vedere niente di quello che facciamo all'interno dell'organizzazione su SharePoint, su Teams, su Planner o su altri ambienti di Office 365. Quindi possiamo dire che questa lezione può finire qui e ti aspetto alla prossima lezione in cui tratteremo della costruzione dell'ambiente degli ospiti. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!